Ben ritrovati cari amici e tifosi rossoneri qui sul canale Milanisti. Oggi partita importantissima, inizia la stagione 2025-2026, partita dei preliminari di Coppa Italia contro il Bari a San Siro. È previsto l'afflusso di tantissimi tifosi e questa è sicuramente una buona notizia, nonostante il comunicato del tifo organizzato della Curva Sud. Ora però ne parliamo sia della partita, facciamo la lavagna tattica, vediamo le probabili formazioni, cerchiamo di capire come gioca il Bari e come giocherà il Milan, ma prima di tutto vi chiedo di sostenere questo canale con due cose fondamentali: iscrizione e accensione della campanella per quanto riguarda il canale e like al video e commento per quanto riguarda questo video. Grazie a tutti. Allora, prima di parlare, di addentrarci nel tema partita di preliminari di Coppa Italia contro il Bari e di vedere, come dicevo, come giocheranno queste due squadre e cosa possiamo aspettarci, faccio una piccola premessa perché ho fatto un video recentemente, nei giorni scorsi, nel quale ho cercato di fare un'analisi molto lucida, molto razionale della situazione del Milan allo stato attuale, analizzando quello che è stato fatto fino ad ora dalla società, a partire dal cambio della direzione sportiva, quindi dall'arrivo di Tare, Allegri, eccetera, a diciamo la campagna acquisti fino a questo momento, spiegando cosa è successo secondo me prima di questa rivoluzione, quindi nel corso degli ultimi anni, soprattutto nel corso dell'ultima stagione, e spiegando che sembra che in questa fase, in questo primo scorcio di questa nuova stagione, le cose si siano rimesse a posto, quantomeno che il Milan, la proprietà e soprattutto chi sta a capo della società, quindi l'amministratore delegato Furlani, abbiano capito come gestire questa squadra dal punto di vista sportivo. Da qui a dire che poi tutto sarà risolto e che il Milan vincerà lo scudetto ci corre un oceano, perché ho detto che il Milan quest'anno ha come obiettivo quello di entrare fra le prime 4 per centrare la Champions League. Per fare questo, con una rifondazione, è necessario chiaramente rivoluzionare tutto e avere pazienza, perché Roma non è stata costruita in un giorno e così il Milan non può essere ricostruito in una sessione estiva di calciomercato. Ci vorranno 2-3 anni per tornare ad essere competitivi. L'importante, quello che era il messaggio che volevo mandare, era che l'importante è prendere la strada giusta, perché negli ultimi anni e soprattutto nell'ultima stagione sono state sbagliate tutte le scelte, tutte le strade, a partire dagli allenatori, giocatori che non andavano bene, gestione dello spogliatoio assolutamente sbagliata, gestione della parte sportiva messa nelle mani di persone sbagliate come Moncada e Ibrahimovic, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi ho dato un po' di speranza al tifo rossonero, ma non perché voglio essere ottimista contro tutto e contro tutti, semplicemente perché sono realista. Ho visto acquisti mirati, funzionali, un allenatore e un direttore sportivo competenti, conoscitori del calcio. Ho visto già una grande prima reazione di tutti i giocatori che si dicono contenti del nuovo allenatore, contenti dell'ambiente, contenti del clima, contenti del sistema di gioco e di come verranno sfruttati, perché ho già detto che giocatori come Leao e Pulisic verranno sfruttati meglio dal nostro allenatore, perché fa le cose semplici e permette ai giocatori di esprimersi al massimo. Ho detto tutto questo e sono arrivate critiche perché ho nominato i famosi guru, i famosi santoni delle sette, che sono i famosi youtuber che professano odio, rancore, astio, negatività e tutte le emozioni negative possibili e indicibili contro il Milan. E ho detto, secondo me c'è il momento in cui bisogna protestare e criticare, e lo abbiamo fatto giustamente a fine stagione, la scorsa stagione, davanti a casa Milan, facendo nomi e cognomi,
E poi c'è il momento invece di sostenere la società, smetterla con critiche, con preconcetti, con pregiudizi e con odio, astio, eccetera, che in questo momento, in fase di ricostruzione, sono negativi al 1000%, perché questi nuovi personaggi come Tare Allegri, questi ragazzi, questi nuovi giocatori che arrivano al Milan, che non sono, tranne qualcuno, giocatori già affermati col pelo sullo stomaco, sono giovani ragazzi, sono giovani promesse, hanno bisogno di un ambiente sano, di un ambiente sereno, di un tifo caloroso, accogliente, e quindi ho detto a noi tifosi, ora che stanno facendo una ricostruzione, una rivoluzione totale, che sembra che abbiano preso la strada giusta, perché stanno facendo le cose che si fanno normalmente nel calcio, quindi si prende un direttore sportivo competente, li si fa scegliere un allenatore esperto, si scelgono giocatori funzionali, e quindi fino a questo punto obiettivamente le cose sono state fatte bene, e quindi ho detto in questo momento dobbiamo sostenere la nostra squadra. Poi se fra 15-20 partite la squadra non andrà bene e ci saranno problemi, allora saremo autorizzati, anzi sarà necessario protestare, perché è ovvio che a quel punto dovranno cambiare tante cose. Ma se le cose le facciamo andare male noi sin dall'inizio con il fucile puntato e al minimo errore facciamo proteste, casini e quant'altro, siamo degli stupidi, lo dico tranquillamente, perché ci mettiamo i bastoni fra le ruote, ci diamo la zappa sui piedi, cioè noi tifosi noi siamo importanti, soprattutto ora, perché oggi con i social media i giocatori, i dirigenti, gli allenatori eccetera sentono, ascoltano, vedono, quindi respirano la nostra sensazione, le nostre emozioni, e quindi noi siamo responsabili di quello che facciamo, devono capire che le nostre azioni, i nostri video, i nostri messaggi hanno delle conseguenze, e bisogna essere responsabili, perché in questo momento siamo chiamati anche noi a fare gruppo, a fare squadra, a fare blocco, ma in senso positivo. Quindi vedo benissimo l'afflusso di tantissime persone allo stadio stasera, perché questo Milan che sta nascendo ha bisogno del nostro contributo. Adesso non è più il momento di criticare, non è più il momento dell'odio, del rancore, eccetera, eccetera. Vi faccio notare una cosa. Ci sono persone che sono oneste e che dicono effettivamente quello che pensano, e poi ci sono invece tantissime persone che non dicono quello che pensano, perché quello che pensano è troppo brutto e chiaramente li metterebbe in cattiva luce, li metterebbe in difficoltà. Quindi fanno credere di fare determinate cose con uno scopo che sembra benevolo, che sembra benefico, che sembra positivo, ma in realtà le fanno con uno scopo completamente diverso. Un tifoso è venuto su questo canale a dirmi: criticare la proprietà e i dirigenti non è criticare il Milan, e io gli ho risposto con un tono abbastanza piccato, e mi dispiace perché poi siamo tutti tifosi del Milan, ma gli ho risposto con tono piccato perché sono stanco di sentire queste eresie. Noi non siamo stupidi, siamo tifosi, ma siamo persone intelligenti, e dobbiamo assolutamente sapere che le nostre azioni hanno delle conseguenze. Se noi adesso non aiutiamo questi nuovi dirigenti, questo allenatore e questi giocatori, facciamo del male al Milan, facciamo del male a noi stessi come tifosi, ma soprattutto danneggiamo l'immagine del Milan a livello internazionale, perché se il Milan continua a essere una polveriera dove dentro c'è solo scontri, odio, rancori e quant'altro, è chiaro che questo non faciliterà assolutamente la crescita del Milan, e quindi noi da tifosi facciamo autogol. Quindi lasciate perdere le sette. Ho visto su alcuni canali YouTube adorazione nei confronti di un youtuber. Lì non è più tifo per il Milan, quello è spettacolo, quello è intrattenimento, ragazzi, svegliatevi. Quelli sono personaggi che sono abituati a stare nel mondo dello spettacolo e fanno intrattenimento, e sanno, come i giornali scandalistici, come i giornali, i quotidiani che parlano sempre di cronaca nera, di gente che muore, di feriti, di disgrazie, eccetera, così i giornali scandalistici che vanno a cercare le cose più strane che succedono a livello sotterraneo fra i VIP per fare appunto scandalo, eccetera, sanno, questi personaggi che fanno gli youtuber di professione, perché guadagnano lautamente facendo
quei video, perché hanno tantissimi iscritti, tantissime visualizzazioni, sanno che possono guadagnare tanto se gettano fango, se incitano all'odio, se fanno scalpore, se fanno scandalo, se danno notizie devastanti, perché questo genera caos, questo genera tante visualizzazioni, cioè genera attrazione, no? E questo poi chiaramente genera visualizzazioni, guadagni, eccetera, eccetera. Il vero tifoso del Milan non è quello, quelli sono intrattenitori, sono uomini di spettacolo. Per amor del cielo, viviamo in democrazia, ognuno ha il diritto di fare quello che vuole, quindi questi personaggi hanno diritto di fare i giullari, hanno diritto di fare i buffoni, hanno diritto di fare gli intrattenitori, e se ci sono persone che li seguono va benissimo, non c'è nessun problema. Ma voi tifosi veri del Milan dovete distinguere i veri tifosi del Milan da questi giullari, da questi personaggi che sono semplicemente su YouTube per fare visualizzazioni, per fare scandalo, per creare odio, e tra l'altro tra quelli che creano sempre situazioni per generare odio nei confronti di questa proprietà, di quello o quell'altro dirigente, io mi chiedo, ma non sarà che questi non sono tifosi del Milan, anzi sono magari infiltrati che cercano di mettere zizzagna, di creare problemi al Milan, perché queste persone creano problemi al Milan, quindi un vero tifoso del Milan non può creare problemi al Milan, se no non è un vero tifoso del Milan, sarebbe un controsenso. Quindi ho già detto, i veri tifosi del Milan sono quelli che quando bisogna criticare lo fanno, e lo fanno anche duramente, e quando bisogna stare tranquilli, sostenere la squadra, come in questo momento di rinascita, sanno deporre le armi, fra virgolette, e sanno fare il tifoso. Dovete essere bravi da soli a distinguere tra i veri tifosi e tra quelli che invece o sono legati a qualche interesse, diciamo, tipo testate giornalistiche che parlano per nome e per conto di eccetera eccetera, oppure a quei giullari, come dicevo prima, che fanno semplicemente intrattenimento, che scatenano odio, rancori, vendette eccetera solo per fare visualizzazioni, e che del Milan non gliene frega assolutamente niente. Siete voi con le vostre iscrizioni, con le vostre visualizzazioni, che potete dare o togliere importanza a questi personaggi. Se ritenete che sono persone che meritano di essere spinte, di essere sostenute, fatelo, perché viviamo in democrazia. Se ritenete che stiano facendo del male al Milan, lo potete fare, di togliere l'iscrizione, di togliere visualizzazioni, eccetera, perché è questo il potere che avete tutti voi che guardate questi video. Potete decretare il successo o meno di questi personaggi. E quindi a tutti quelli che sono venuti su questo canale a criticare, a dire che noi siamo servi della gleba, che noi siamo pagati dalla società, che mi viene da ridere, perché vi immaginate una società di calcio che paga uno youtuber come me che ha 2700 iscritti per parlare bene della società? Cioè loro hanno i loro canali e non hanno bisogno certo di uno come me per parlare e per comunicare. E io ho sempre detto che sono un semplice tifoso, che non sono assolutamente legato a nessuno, sono libero pensiero, viviamo in democrazia, sono libero di esprimere le mie opinioni, e chi la pensa come me ovviamente mi sostiene, chi non la pensa come me va a vedere altri youtuber e altri tifosi del Milan. Non c'è nessun problema, io non ne faccio e non me ne sono mai fatto un cruccio di questa cosa, perché so che ho le mie idee e che non posso piacere a tutti, ma da qui a dire che sono venduto, fra virgolette, ce ne corre. E comunque se qualcuno sospetta qualcosa, che porti le prove, perché se no parliamo di che cosa? Se no ognuno può aprire bocca e dire e accusare chiunque di qualsiasi cosa. Prima di accusare un tifoso come me di essere pagato dalla società per parlare bene, oppure di essere, come ha detto qualcun altro, mi hanno fatto il lavaggio del cervello. Già la nostra società comunica poco, poi figuriamoci se può arrivare a fare il lavaggio del cervello. Ma comunque portate prove. Se andate a vedere sul mio canale, io sono sempre stato per il bastone e per la carota, e ho sempre criticato nel momento in cui andava
criticata la società, la proprietà, eccetera, e sono sempre stato sostenitore nel momento in cui le cose invece dovevano essere diverse. Quindi, chiusa la parentesi. Allora, veniamo alla partita. La partita di stasera è una partita importante perché è l'inizio della nostra stagione sportiva, è una partita che è importante perché è un preliminare dentro o fuori di Coppa Italia, quindi è un 32esimo di Coppa Italia, quindi se perdi accedi alla fase finale della Coppa Italia, se perdi sei fuori dalla Coppa Italia, se vinci accedi alla parte finale della Coppa Italia, e quindi, visto che il Milan quest'anno ha soltanto la Supercoppa, la Coppa Italia e il campionato, è uno degli obiettivi necessariamente, come ha detto Allegri, e quindi è una partita importante. È importante anche perché per la prima volta vedremo i ragazzi impegnati in una partita che vale qualche cosa. È importante perché giochiamo contro un Bari che è diverso da quello che era lo scorso anno. Il nuovo allenatore Fabio Caserta ha portato un modo di intendere il calcio diverso, una mentalità diversa, e quindi non sarà una partita semplice. Primo perché Allegri, a quanto abbiamo capito, farà una scelta meritocratica, metterà in campo i giocatori che hanno fatto tutta la preparazione sin dall'inizio e lascerà fuori quelli che sono arrivati da ultimo, proprio per una questione sia di condizione sia meritocratica. E quindi vedremo una formazione che non sarà quella titolare, che non sarà quella che poi scenderà in campo quasi sempre in campionato, e poi ora lo vedremo sulla lavagna tattica, ma soprattutto vedremo di fronte una squadra che sarà anche questa abbastanza camaleontica, nel senso Fabio Caserta gioca con un modulo di partenza che è un 4-3-3 che può diventare 4-2-3-1 a seconda delle situazioni, o 4-3-1-2, quindi una squadra che vedremo potrebbe crearci dei problemi, ma questo sarà un buon test perché vedremo per la prima volta il Milan non solo in una partita ufficiale, ma contro una squadra ostica che non rinuncia a giocare, che cerca di tenere palla, ma che cerca di farlo in maniera intelligente. Andiamo quindi subito sulla lavagna tattica e vediamo quella che a mio giudizio sarà probabilmente la formazione che scenderà in campo. Il Milan scenderà in campo con Maignan in porta, Gabbia difensore centrale dei tre difensori con la difesa a 3, Tomori braccetto di destra, Pavlovic braccetto di sinistra, Ricci play davanti alla difesa, vertice basso del centrocampo a 3, Loftus-Cheek mezzala a sinistra, Fofana mezzala a destra, Saelemaekers esterno di centrocampo quinto di destra e Bartesaghi quinto di sinistra, davanti Pulisic mezza punta e Leao punta centrale, ma qui poi vedremo che non sarà proprio così. Perché penso che scenda in campo questa formazione? Perché questi sono i giocatori che hanno bene o male fatto tutta la preparazione, perché per una questione, come dicevo, meritocratica, sono quelli che hanno lavorato di più, e l'unico dubbio potrebbe essere Estupiñán al posto di Bartesaghi, ma io credo che Bartesaghi si sia comportato bene e si meriti di partire titolare in questa partita, per cui l'ho messo lo schierato fra i titolari, poi magari Allegri farà una scelta diversa e metterà Estupiñán. Questa, dicevo, non sarà la formazione titolare che scenderà in campo in campionato. Perché in campionato la situazione sarà completamente diversa. Diciamo che l'unico punto fermo sarà la difesa a 3, e quindi tutto quello che succederà davanti potrà variare, ma la difesa rimarrà a 3, e quindi noi, come ho già detto, abbiamo 3 difensori centrali titolari, Tomori, Pavlovic e Gabbia. De Winter sarà il sostituto naturale di Gabbia, quindi il difensore centrale per eccellenza che farà, fra virgolette, da libero, e poi avremo Atekame che può fare il braccetto di destra e sostituire Tomori, e Estupiñán che può fare il braccetto di sinistra e sostituire Pavlovic. Ma Estupiñán può fare anche l'esterno di centrocampo e sostituire Bartesaghi, e anche Atekame eventualmente potrebbe sostituire Saelemaekers, ma lì c'è già un sostituto naturale che è Alex Jimenez.
Anche Musa può giocare indifferentemente esterno di centrocampo al posto di Saelemaekers e di Bartesaghi, quindi abbiamo un'ulteriore variante. Davanti abbiamo Modric che può giocare in tutti i ruoli del centrocampo, Yashari che probabilmente diventerà titolare sulla mezzala sinistra perché è mancino, e poi davanti abbiamo Pulisic che potrà fare, se giocheremo con 3 attaccanti, ovviamente l'esterno di attacco di destra, oppure farà l'esterno di centrocampista, quindi il quinto o il quarto di sinistra, perché lui ha sempre giocato sulla fascia sinistra. Okafor può sostituire punta, mezza punta, punta esterna, eccetera. Chukwueze in parte la stessa cosa, e poi abbiamo Jimenez che insieme alla nuova punta, che non sappiamo ancora chi sarà, giocherà da punta centrale. Ma in questa partita col Bari la situazione sarà questa: Pulisic e Leao saranno liberi di scambiarsi la posizione. Chiaramente quando il Milan potrà, cercherà di verticalizzare per sfruttare Saelemaekers da una parte, Leao dall'altra, ma anche Pulisic e Bartesaghi, ma anche gli inserimenti di Loftus-Cheek e Fofana, più di Loftus-Cheek che avrà licenza di attaccare. Fofana sarà un po' quello che cercherà di proteggere Ricci e quindi rimarrà un po' più bloccato. Tomori, Gabbia e Pavlovic saranno sempre allineati e saranno sempre uniti sia in fase di costruzione con la costruzione dal basso, che partirà da questi 3 giocatori per arrivare a Ricci, svilupparsi in avanti, ma saranno sempre attenti a non farsi prendere in contropiede. Quando difenderemo, ovviamente Saelemaekers scenderà sulla linea 5, Bartesaghi lo stesso, si formerà la classica linea 5, uno dei due tra Pulisic e Leao scenderà sulla linea dei centrocampisti per formare la linea 4, difenderemo col 5-4-1. E chi incontreremo? Incontreremo una squadra, come dicevo, il Bari, che il nuovo allenatore Fabio Caserta, come dice questo articolo su Pianeta Bari, ha cambiato, perché come ho detto giocherà probabilmente con un 4-3-3 o con un 4-3-1-2, poi le varianti durante la partita saranno dettate anche dai momenti della partita, ma troveremo una squadra che sarà brava a costruire dal basso, ad avanzare senza patemi d'animo, quindi con molta calma, con molta precisione. Le rotazioni che vedremo saranno soprattutto sulle fasce, dove le mezzali si incroceranno, si scambieranno di posizione con gli esterni e con i terzini, quindi si formeranno triangoli da una parte e dall'altra con rotazioni e con inserimenti, e il Bari cercherà di avanzare, guadagnare terreno e poi soprattutto andare a trovare gli spazi alle spalle della nostra difesa. È per quello che il Milan giocherà con un blocco medio-basso, perché Saelemaekers da una parte e Bartesaghi dall'altra avranno il compito, insieme Bartesaghi insieme a Pavlovic e Saelemaekers insieme a Tomori, di inibire in qualche modo il gioco sulle fasce, che è molto molto importante per questa squadra, con eventuali, come dicevo, inserimenti anche delle mezzali oltre che degli esterni. Quindi sarà molto importante la fase difensiva per rintuzzare la manovra avvolgente con possesso palla non sterile ma proiettato in avanti del Bari, e sarà importante quando il Bari sale, perché salirà la difesa a 4 quasi fino alla linea di centrocampo. Sarà importante, una volta riconquistata palla, ripartire e verticalizzare più velocemente possibile. Non sarà un test diciamo molto simile a quelli che ci serviranno in campionato, perché noi in campionato troveremo quasi sempre o squadre che ci vengono a aggredire altissime con pressing asfissiante, come farà il Como ad esempio, oppure troveremo squadre che si abbasseranno tantissimo e cercheranno di colpirci in contropiede. Il Bari è una squadra che sta a metà, è camaleontica perché si sa anche abbassare molto, ma sa anche rimanere molto alta. Quindi a seconda delle fasi di gioco, a seconda dei momenti della partita, vedremo una squadra che ci può venire ad aggredire alta, ma può anche abbassarsi velocemente, e quindi in un certo senso
dovremo fare altrettanto, quindi non sarà come quando giocheremo con una squadra che gioca bassa tutta la partita, oppure non sarà come quando giocheremo con una squadra che ci aggredisce alta tutta la partita. Dovremo anche noi a ondate, a seconda della situazione e dei momenti della partita, abbassarci molto e ripartire in contropiede, oppure alzarci e andare ad aggredire l'avversario in fase di costruzione. Sarà comunque un bel test, come dicevo, e chiaramente questo primo impegno ufficiale ci darà anche delle risposte, soprattutto su quello che sarà lo spirito di squadra. Io voglio vedere una squadra, voglio vedere un gruppo di giocatori che si aiutano in campo tutti insieme, tutti per uno, uno per tutti. Voglio vedere giocatori che danno il 110%, e mi riferisco ovviamente soprattutto a Leao, ma anche altri giocatori che abbiamo visto meno negli scorsi anni. Fofana lo scorso anno a luce intermittente, Loftus-Cheek è stato quasi sempre infortunato. Voglio vedere più attenzione in difesa da giocatori come Tomori, a volte un po' svagato, meno irruenza, più testa da parte di Pavlovic, che spesso parte con i tempi sbagliati, e autorevolezza e quindi controllo e gestione da parte di Gabbia, che è chiamato a fare il direttore della fase difensiva. Voglio vedere un Maignan, come nelle ultime partite, super concentrato, ritornato Magic Mike, e quindi voglio vedere un Saelemaekers che diventa un diavolo scatenato sulla fascia, sia in fase di non possesso che soprattutto in fase di possesso, e poi voglio vedere Bartesaghi che cresce ulteriormente, perché è un giocatore che potrebbe diventare una colonna portante della nostra squadra. Concludo dicendo che chiaramente in molti, tornando sul discorso della proprietà, in molti pensano che criticare questa proprietà, questa dirigenza possa portare qualcosa di buono, no? Perché poi alla fine loro sono convinti che continuare a protestare possa portare a cose positive, e non sanno che non ci sono al momento acquirenti o potenziali acquirenti che possano toglierci da una situazione come quella in cui siamo, fra virgolette, caduti, cioè una situazione in cui dobbiamo autosostenerci, in cui la società deve essere sostenibile, cioè deve campare con i soldi che incassa, perché i movimenti che ci sono in ambito calcistico a livello internazionale sono tutti movimenti che portano quasi sempre i fondi di investimento a comprare la società. Stanno aumentando a vista d'occhio le società di calcio comprate, acquistate dai fondi di investimento. E se noi venissimo presi da un altro fondo di investimento non cambierebbe assolutamente niente. Il famoso proprietario tifoso come Berlusconi, che mette soldi di tasca sua, che scende negli spogliatoi a parlare con i giocatori, non esiste più. E per avere qualcosa di simile a Berlusconi ci vorrebbe un imprenditore italiano tifoso del Milan che ha il desiderio di mettere tanti soldi a rischio, perché l'investimento su una squadra di calcio è un investimento volatile, molto molto rischioso, e quindi è praticamente quasi impossibile che noi possiamo rivivere l'epoca di Berlusconi. L'era dei magnati, quelli, gli Emirati, no? Gli Emiri come PSG e Manchester City è finita, perché l'UEFA ha dato un taglio ai possibili super ricchi e al fatto che possano entrare nelle squadre di calcio e fare come credono, sbattendosene delle regole del fair play finanziario. Quindi non è più possibile fare come hanno fatto PSG e Manchester City. E quindi nel 99% dei casi, se il Milan verrà venduto a un altro fondo di investimento e non cambierà nulla, le regole rimarranno le stesse. Quindi è inutile protestare quando sappiamo bene che questo Milan, se verrà venduto solo dopo che sarà stato costruito lo stadio, perché Cardinale magari non gliene frega niente del Milan, ma non è stupido, e quindi venderà solo quando è sicuro di realizzare un grande guadagno, e non si parla di quei 2 spicci che gli investitori del fondo Redbird si mettono in tasca come dividendo alla fine di ogni bilancio, di ogni stagione, ma si parla di miliardi,
e quindi mi fa ridere quando qualcuno dice loro stanno speculando perché si mettono i soldi in tasca alla fine di ogni stagione. Ma voi pensate che Cardinale ha fatto l'investimento sul Milan per spartirsi alla fine di ogni anno pochi milioni, qualche milione? Cardinale vuole mettersi in tasca qualche miliardo perché il Milan è stato acquistato per 1,2 miliardi e verrà rivenduto dopo aver realizzato lo stadio a qualcosa come 3-4 miliardi con un guadagno netto di perlomeno 1,5 miliardi, 2 miliardi. Voi pensate che il Chelsea è stato venduto qualche anno fa a 5 miliardi. Il Chelsea, che non ha minimamente la storia del Milan, però ha uno stadio di proprietà, gioca in un campionato come la Premier League, che è il miglior campionato al mondo, e quindi ha tanti vantaggi, ma volete che il Milan, una volta che avrà lo stadio di proprietà, non arrivi a essere valutato 3-4 miliardi? E quindi è quello l'obiettivo di Cardinale. E voi pensate che Cardinale possa decidere di vendere il Milan perché un gruppo sparuto di tifosi del Milan protestano? Ma non ci pensate nemmeno, toglietevelo dalla testa. Ce lo dovremo sorbire fin tanto che il valore del Milan non sarà arrivato a 3-4 miliardi, perché quella sarà la cifra a cui Cardinale venderà al Milan per realizzare veramente un grande guadagno dopo aver fatto un grande investimento, anche rischioso, perché sapeva di rischiare col Milan. Quindi in questi anni che verranno, da qui a quando verrà costruito lo stadio, passeranno 5-6 anni se non di più. Mettetevi l'anima in pace, dobbiamo fare il tifo per il Milan perché torni a essere competitivo, far passare velocemente questi anni cercando di ritornare sempre più a essere competitivi e poi eventualmente saremo venduti, ma se saremo venduti a un altro fondo non cambierà assolutamente niente. Quello che può cambiare è una cosa sola, il valore del fatturato, cioè se il Milan comincerà a fatturare non 400 e passa milioni come adesso, ma comincerà a fatturare 500, 600, 700, si avvicinerà al miliardo, allora chi sarà il proprietario non ci deve interessare, non ci interesserà, perché una squadra che si autogestisce, che si autosostiene e quindi che spende di quello che riesce a incassare, qualsiasi sia il proprietario, se fattura 900 milioni come fa il Bayern di Monaco, il Barcellona, il Real Madrid, eccetera, eccetera, potrà avvalersi, potrà acquistare i giocatori più forti come fanno i top club, e quindi che il proprietario sia Pippo o Pluto a noi non ci cambierà nulla. Quello che deve cambiare è il fatturato. Noi dobbiamo arrivare ad avere un fatturato perlomeno simile a quello dei top club. I top club si aggirano intorno al miliardo, noi siamo a meno della metà. Per poter arrivarci ci vuole lo stadio, è necessario un asset fondamentale, ma quando arriveremo a quel livello, che ci sia Cardinale o non ci sia Cardinale, a noi non ce ne fregherà assolutamente niente, perché il Milan avrà i soldi per prendere i migliori allenatori, per prendere i migliori giocatori e tornerà a essere competitivo ai massimi livelli. Quindi a noi in questo momento non ci deve interessare chi è il proprietario, a noi ci deve interessare che il proprietario faccia di tutto per far crescere il fatturato, perché se fa crescere il fatturato noi usciremo dal pantano e torneremo a essere competitivi. Chiaramente nel far crescere il fatturato contemporaneamente deve anche ottenere risultati sportivi. Per ottenere risultati sportivi e entrare sempre in Champions League ci vuole un direttore sportivo competente, un allenatore esperto e competente, giocatori forti. Questo è normale, e per quello che dico, quest'anno per la prima volta si intravede un progetto serio che ci riporterà a essere competitivi, e noi dobbiamo fare il tifo, noi dobbiamo sostenerlo sto progetto, perché se non sosteniamo sto progetto e creiamo odio, rancore, divisioni interne eccetera, il valore del fatturato non aumenterà mai e noi rimarremo nel pantano, ci prenderà un altro fondo e farà le stesse cose. Quindi dobbiamo essere tifosi intelligenti, tifosi illuminati. Dobbiamo capire esattamente cosa succede e fare la cosa giusta al momento giusto, cioè sostenere la squadra per far crescere il fatturato per tornare a essere competitivi. È chiaro, come è successo lo scorso anno, che se la proprietà sbaglia va criticata, ma al momento noi dobbiamo sostenere questo nuovo progetto. Poi fra 10-15 partite tireremo le somme.
Per adesso è tutto, vi ringrazio per l'attenzione, ditemi nei commenti cosa pensate di questa partita, di questa formazione e del Bari. Noi ci vediamo nel prossimo video, quello post partita, e poi in quello dove farò la lavagna tattica, dove analizzeremo con minuzia di particolari tutto quello che sarà successo stasera durante la partita di Coppa Italia fra Milan e Bari. Grazie per l'attenzione, ci vediamo nei prossimi video, sempre Forza Milan.